Questo potrebbe andare in pre-sigla. È pesantissimo, non è stata un'idea grandiosa. Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Facciamo una cosa più... Stai calmo. Ok. Amici, buongiorno, ben ritrovati e tra un video di New York e l'altro, perché non una bella videoricetta? E vi abbiamo fatto la carbonara, vi abbiamo fatto la matriciana, vi abbiamo fatto la cacio e pepe, vi abbiamo fatto gli spaghetti meatballs. Mancavano l'appello, le trofie al pesto. Belin, parliamo un po' di pesto. Che cosa vi serve per fare il pesto? Forse un quintale di basilico? Disclaimer, non si tratta del basilico di Pra. Amici di Pra, State troppo distanti da Milano. il basilico di Pra, per evitare che tutta Pra si disiscriva dal canale, è indiscutibilmente il miglior basilico del mondo per fare il miglior pesto del mondo, anzi per fare l'unico pesto del mondo. Ma siccome ragazzi siamo a Milano, facciamo col basilico di Milano. Ci volete bene lo stesso? Speriamo di sì. Perché gli amici di Pra praticamente costituiscono il 50% degli iscritti del canale. Praticamente. Che brutta. Passiamo agli altri ingredienti. Ci vuole l'aglio, pinoli italiani. Investire in pinoli equivale ad investire in bitcoin. Da un punto di vista di impegno finanziario siamo lì. Quanto li abbiamo pagati questi pinoli? Attenzione che ti è caduto 2 euro di pinoli. Il nostro immancabile amico parmigiano, olio extravergine di oliva, sale. E infine un cane che tenterà di elemosinare tutto quello che cadrà dal vostro tavolo. Ragazzi, vi vedo, non si usa il mini pimer. Ma scusa, non è una di quelle ricette facili che ce la caviamo in 5 minuti? No. C'è da faticare? Sì. Questo è il mortaio di mia nonna, super original. Mia nonna che non era ligure, però aveva la casa in Liguria, ok? Quindi vale un pochetto. Ma di che era ligure, ma inventiamoci le cose. Tua nonna era di Savona, non era di Savona tua nonna, che aveva gli antenati che gli avevano insegnato la ricetta tramandata di generazione in generazione dall'epoca di Federico III del Regno delle Due Ligurie. Cosa stai facendo di preciso, scusa? Sto cercando di fare un'inquadratura creativa. Secondo disclaimer, sento che in questo video ne serviranno tanti. Io lo so cosa state pensando. E i fagiolini e le patate? Li mettiamo. Faremo anche con fagiolini e patate. Ruby, per te, fagiolini e patate o senza niente? A me basta che mi date 2 brocchini. Mi metto pure comoda. E dammeli 2 brocchini. Franci fa cose. Visto che ci piace metterci un sacco nei guai, le trofie le facciamo noi. 500 grammi di farina, perché come al solito noi saremo generosi e faremo trofie per tutto il quartiere, e 250 ml di acqua. Io non garantisco, ragazzi. Il 50% del peso della farina in acqua. Era il principio di Archimede. Un corpo immerso in un liquido sposta il 50% della farina in acqua. Archimede Belina era di La Spezia, tra l'altro. Ti ricordi quando facevamo la pasta durante il lockdown? Succedeva il casino? Ho come la sensazione che stiamo per tornare lì. Vietato sporcare di farina la mia Sony ZV-1. Che tipicamente le massaie liguri appoggiano. Mia nonna ce l'aveva la ZV-1, per cui... Ti ho mai parlato del canale YouTube di mia nonna? GoPro, Sony, doppio timelapse incrociato, non so più cosa inventarmi ragazzi, abbiate pazienza, abbiamo fatto 75 video ricette, lo spazio è sempre questa stanza qua, io non so più cosa fare. You better start moving and feel the music. Get your groove on and let it use you. When you feel the fire and you know it's right. Pure desire, just hold on tight. Spatola? Dammi il segnale quando dobbiamo andare a prendere quelle già fatte, possiamo archiviare sta roba. Allora, andiamoci a vedere come si fanno le trofie. Sì, perché ragazzi, per insegnare a voi su YouTube la ricetta delle trofie al pesto, secondo voi noi come facciamo? Andiamo a cercare la ricetta su YouTube e poi ve la ripropiniamo di nuovo. È molto semplice. Francio, vuoi commentarmi un po' come hai fatto questa pasta? Però parlami un po' in genovese, facciamo un video mega cringe con noi che parliamo in genovese. Non esiste. La proporzione è sempre la stessa. Il peso in farina, metà in acqua. Butta un belin ogni tanto. E poi andate un po' a occhio, perché ovviamente dipende dalla temperatura dell'ambiente, dalla forza della farina. Dopodiché, quando avete fatto un bel panetto, lo si fa riposare mezz'oretta. Pausa TikTok mentre aspettiamo che la pasta riposi 30 minuti.
Attendere, prego. Il panetto ha riposato mezz'ora. Dexter, come agiamo? Spellicoliamo il panetto. Direi che non proprio benissimo. Forse lo dovevo far riposare in frigo, no? Ma non inquadrare, che dobbiamo sembrare perfetti. No? Perché tu dirai, a parte questo, per il resto è un video inattaccabile. La palletta della pasta, bella riposata. Si stacca un pezzettino. Adesso viene la parte difficile. Adesso viene la parte dove ci facciamo insultare. Sì. Giochiamo a tris? Prima bisogna fare il salsicciotto. Fammene fare 2 o 3 di prova prima di inquadrare i miei fallimenti. Ma è grazie ai tuoi fallimenti che questo canale YouTube ha successo. Per ora l'elica non è proprio venuta, ma ora viene, ragazzi. Sì, ma non me le inquadrare tutte. Inquadrami da quando arrivano, giuste. Basta, detto! Eccole, ragazzi! Bisogna solo prendere un attimo di manualità. Guardate che c'è l'elica. Ci penso io. Hai guardato correttamente su YouTube come si fanno queste cose? Che poi dobbiamo rivendere a nostra volta su YouTube. Sì, ho capito. Mi è tutto chiaro. Prima ero cieco, ma adesso vedo. Là. Questa è bellina. È bellissima, non è bellina. Là. Ore dopo. Questo format delle videoricette mi uccide. Vi ho anche impolverato tutti. La situazione è la seguente. Non saranno bellissime, ma sono buonissime. Ce la caviamo col classico brutte ma buone? Sì. Visto che quando saranno cotte sembreranno dei salsicciotti informi, vorrei che inquadrassi le ultime che sto facendo, che sono un po' attorcigliate, di modo tale da salvarmi dall'attacco degli haters. Trofie fatte. Siamo giunti al momento della verità. Pestello, mortaio, se mi cadeva su un piede non sarebbe stato il massimo, ma veniamo a noi. Allora ragazzi, andate dalla vostra nonna ligure e chiedete il mortaio di marmo, che sicuramente avrà. Meglio quello di marmo, perché il marmo bello fresco e il vostro pesto non si ossida. Prendete il vostro aglio e lo fate cadere per terra. Pochissimo. Noi ci facciamo andare bene poco aglio. Non fate quelli che no, a me l'aglio non mi piace. Raga, nel pesto ligure ci vuole l'aglio, Secondo ingrediente, il sale. Non esagerate col sale, nel senso che fate sempre tempo ad aggiungerlo. Invece se ne mettete troppo non fate più in tempo a toglierlo. Il sale che cosa fa? Va a spappolarvi l'aglio. Praticamente abbiamo foderato il mortaio con una cremina di aglio. Terzo ingrediente, i pinoli a pioggia. Ne mettiamo un bel po'. Quando si usa il mortaio in cucina, col pestello non si batte, col pestello si pestella. Con questo lavoro di gomito, sale, aglio e pinoli formano questa pasta. Quantità di sale, pinoli, aglio ci state chiedendo? A sentimento. Questi pinoli qua sono buonissimi. Sì, ma costano 90 euro al letto. Andiamoci piano coi pinoli. Al chilo, non al letto. Al letto, loro devono pensare che abbiamo speso tantissimo. Cambio? Non è imbattere, è inlevare, non è imbattere. Io mi sto battendo. Visto che ci sono delle fogliolone giganti, cercherò di prendere le foglioline più tenere e carine, che sono perfette per fare il pesto. Tanto dobbiamo farne 6 kg, quindi adesso fingiamo di prendere solo quelle piccole. Appena vi girate prendiamo quelle grosse. Ovviamente. Ocio che è un attimo che facciamo burro e salvia. Prendi le foglie delle piante giuste. Comunque ragazzi, il basilico penso di poter dire che è la mia erba aromatica preferita. Lo dice di tutte le piante. Prima del rosmarino, poi della salvia, ad ogni video dirà la stessa cosa. Mi raccomando, lavate il basilico, altrimenti vi mangiate anche il juanin. Vai Gianni. Cominciate a pestare il vostro basilico. Come dicevamo prima, non dovete battere, ma dovete scorrere lungo le pareti per fare in modo che tutti gli oli essenziali del vostro basilico di Pra che avete comprato a Milano fuoriescano. La cosa che mi fa incazzare di quando faccio il pesto è che praticamente mi rimane tutto qua.
Ci siamo già arenati e non se ne vuole più separare. Credo che il segreto sia, ma smentitemi pure amici liguri, il fatto di non dover eccessivamente premere con tutta la potenza che avete in corpo. Bisogna avere pazienza in questa ricetta qua. Ruotate col pestello e ruotate anche il mortaio con l'altra mano. All'inizio vi sembrerà che non stiate arrivando da nessuna parte, Ma in realtà, piano piano, inizierete a prendere confidenza con il fallimento. Ninna nanna, ninna oh, queste bimbe a chi le do? A little higher, a little higher, a little higher, a little higher. It's time to let go of your inhibitions. Feel the music, it's your new addiction. Yeah. È incredibile, ragazzi, questo è lo stadio soltanto basilico, sale e pinoli. E aglio. Vedete che alla fine la vostra cremina, e considerate che dobbiamo ancora mettere parmigiano e olio. Aggiungete il parmigiano un po' alla volta, parmigiano che la vostra Franci di fiducia vi ha precedentemente grattugiato. Nel caso non ne aveste una, posso venire a casa vostra a grattugiarvi il parmigiano. Ultimo elemento da aggiungere, l'olio a filo. Inquadrami questo filo, Franci, e continuate a girare. Voilà. Ragazzi, vi ci tuffereste di testa oppure no? Una patata piccolina, una manciata di fagiolini nell'acqua che bolle. Ma torniamo alle nostre trofie. E voilà! Loro non lo sanno che siamo al giorno dopo, però. Ce le facciamo tutte. Ce le siamo meritate dopo 2 giorni di lavoro, non credete? Patate e fagiolini cotti. Nella stessa acqua si cuoce la pasta, perché è una ricetta genovese. Qui non si spreca nulla. Get up, down, move around, get down on the ground, get hot and touch the sky. You know the reasons why. Just dance, come on, just dance. Non si è ossidato. Cioè, incredibilmente ci sta andando tutto bene. Perché sono il mago della color correction. Adesso cosa si fa? Splaff. Bisogna mettere un po' di pesto sul fondo. Giano! Momento scolatura. A casa nostra non si usa lo scolapasta, si usa questa roba qua. A Franci gli piace così. Fatevene una ragione, perché io me la sono fatta nel corso degli anni. Raccogliete bene tutti i residui di pesto e nel caso... Lo volevo fare io. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Questo potrebbe andare in presigla. È pesantissimo, non è stata un'idea grandiosa. No, quello lì serve per condire. Recuperiamo tutto quello che c'è da recuperare. È impossibile. Ma che cazzo stai facendo? Ma usa il cucchiaio, no? Ma no, è che si sminchia tutto. Ma pesa 70 kg. Ma no, ma non si può fare, fidati. L'acqua, quella che voi avete conservato un pochino, utilizzate qua per pulire. Io onesto avrei pulito col dito. Dite la verità anche voi. Guarda che meraviglia. Belin, c'ho una fame. Come al solito, porzioncina sobria per noi. Uno contro l'altro. È una challenge con Ruby che guarda. Queste sono le trofie al pesto di Ruby. Grande al volo. Cosa vi portate a casa da questo video? A, questo è A, no al pesto nei vasetti. B, no al pesto col mini pimer. Tra l'altro, ragazzi, io anni fa facevo il pesto solo col mini pimer. Poi veniva del gran pesto nero. Ottimo gusto, ma nero di seppia. Poi sono passato al lato scuro della forza col pestaio e il mortello, come direbbe Franci. Vi fate il culo, ma ne vale la pena. Abbiamo un mortaio e pestello da indicare in descrizione, Franci? Purtroppo no. Abbiamo una marca di mortaio e pestello che ci sponsorizza e... No. Abbiamo anche dissato tutti i produttori di pesto in barattolo. Niente. Ci siamo fatti terra bruciata. Buonissimo. Per favore, no dissing. Abbiamo rispettato tutto. Abbiamo messo l'aglio, abbiamo fatto le trofie, abbiamo messo i fagiolini, abbiamo messo le patate, abbiamo messo l'acqua di cottura per mantecare tutto. Scusate, mi sono dimenticato, punto numero C. La ricetta tradizionale prevede fagiolini e patate, però io preferisco quello senza fagiolini e patate. Ora, per non litigare a morte con Franci, ho ceduto alla versione fagiolini e patate. Nel frattempo, crocchino per Ruby. Buona, buona, buona. Ragazzi, fatevi voi il pesto, non comprate quelle robe orribili nei vasetti. Allora, la trofia
È bella al dente, mi piace. Se devo fare una critica, le abbiamo fatte un po' cafone, nel senso che andrebbero fatte un po' più piccole, dovevano essere arrotolate un po' meglio, però il pesto è veramente un pesto bomba. Quindi ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. A noi è piaciuto un sacco. Fate like, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete e noi ci vediamo forse al prossimo Ma basta! video. Ricordatevi, gli stellati stanno alla scarpetta col pane, come casa vostra sta alla scarpetta col dito.